Ciao ragazzi, sono Pingo e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi parleremo un po' di Spagna-Italia, sensazioni. Le probabili formazioni saranno molto probabilmente le stesse dell'ultime partite, appunto, sia di una sia dell'altra. Però io vi dirò quale formazione metterei io in campo se fossi Spalletti. E in più io farei anche una preghierina perché mi sto letteralmente cagando addosso. Ma questo è un altro conto. Prima di iniziare vi riconosco un like, commenti e iscrizione. Se non fate con cercare ovviamente i piccoli classici ormai telecomando. Vi ricordo che più dell'85% di voi guarda i miei video però non è iscritto nel canale. Quindi se non vuoi che ti vengo a cercare, iscriviti e così l'Italia anche vincerà questa sera la partita. Occhio che se l'Italia non vince ti vengo a prendere. Ti vengo a prendere e ti costringo a iscriverti 2 volte. Quindi occhio. Allora, cercando di parlare seri e con meno ansia possibile. Allora, qua secondo me finisce malissimo. Perché nella prima partita l'Italia, sì, ok, ha vinto contro l'Albania, però ha sofferto in maniera incredibile, non è riuscito a chiudere la partita e ha rischiato all'ultimo secondo di prendere un gol. E sarebbe stato veramente pesante, perché quel gol fatto al 92esimo sarebbe stato una mazzata pazzesca per l'Italia, anche perché sarebbe stata costretta a vincere oggi e anche la prossima giornata. Sappiamo che l'Albania è una squadra rognosa e l'abbiamo visto anche con la Croazia. Anche la Croazia è un po' rivedibile sinceramente, perché con la Spagna non so cosa aveva, era completamente spenta. Abbiamo visto la Spagna che appunto ha fatto 3 occasioni serie e le ha buttate dentro tutte e 3 le volte. Se fa questo cinismo anche contro di noi finisce come la finale di Euro 2012, io ve lo dico, 4-0 e tutti a casa. Speriamo di no. Di sicuro, partendo appunto l'Italia come sfavorita in questo momento dopo le prestazioni della prima giornata, potrebbe essere un buon segno, visto che l'ultima volta che l'Italia era sfavorita doveva giocare contro una big, abbiamo vinto un europeo, perché era la finale contro l'Inghilterra. Ma dettagli, allora, non lo so, perché ripeto, sulla carta di sicuro in questo momento la Spagna è favorita, però non è la Spagna di un paio di anni fa, del tiki-taka, del super gioco, perché anche con la Croazia, ok, li hanno massacrati, ma non è che mi abbiano emozionato chissà quanto. Ovvio, ci sarà una diga come Rodri a centrocampo che sarà una rottura di scatoli assurda, me la ricordo io in modo specifico da interista in finale di Champions League, quella volta col City, anche perché ci ha segnato, i mortacci sua, se ci segna oggi Rodri finisce male. Però non vedo sta Spagna dei campioni di una volta. Ovvio, ha tantissimi talentini che mi fanno tanta paura. Yamal, vorrei capire chi cacchiarola lo proverà a prendere in velocità, perché ora corre come un cane. E i soliti centrocampisti. Comunque il vecchio Morata che è sempre lì pronto, me lo riportano tra i titolari della formazione che ho letto, anche se nella prima giornata è uscita per infortunio, quindi dipenderà come starà, però comunque Morata conosce l'Italia, conosce i difensori italiani e ci ha segnato anche l'ultima volta nello scorso europeo. Quindi se magari così in amicizia gli facciamo una bella entrata e lo buttiamo fuori dopo 2 minuti, non mi offendo. Chiedo scusa a Morata. Però occhio, difensivamente non è che siano fenomeni, cioè non c'è più la coppia Sergio Ramos-Piqué che era quella coppia insuperabile, c'è Lenormand e mia zia, non è che Unai Simon fa certe volte certe parate, ma certe volte fa delle papere che madonna mia manco Goicoechea, quindi proviamo a centrare la porta. Di sicuro servirà lo Scamacca dell'ultimo periodo dell'Atalanta e soprattutto il Chiesa di Euro 2020 che speriamo che si svegli come ha fatto nella prima giornata. Il problema è che se lo sacrifica tutto a destra Spalletti potrebbe essere un problema ed è per questo che io come formazione giocherei con un 3-5-2, cioè Donnarumma in porta, io metterei Darmian a destra come braccetto di destra, Calafiori centrale, anche se forse preferirei più Mancini, più esperto e soprattutto più assassino, che potrebbe essere sempre utile, e Bastoni a sinistra. Esterno sinistra ovviamente Di Marco, esterno destra io metterei Bellanova perché può correre e può stare dietro a Yamal, però di sicuro farà giocare Di Lorenzo perché è ex Napoli e sappiamo tutti com'è. Centrocampo, regista basso, si parla di addirittura un Cristante, ci sta per contrastare magari la forza fisica di Rodri, però i piedi di sicuro è meglio Jorginho. Fagioli, tutto il bene posso volerli, non può giocare in titolare contro la Spagna, uno perché non gioca da un anno, secondo
dopo appunto un anno che non gioca, a farmi 90 minuti contro la Spagna lo surclassano in malo modo, e quindi io farei giocare Jorginho a regista basso e nelle due mezzali a centrocampo Barella e Frattesi, quindi normalissimo centrocampo dell'Inter. E davanti giocherei, diciamo, con Scamacca a prima punta e Chiesa che gli gira attorno, più o meno come gioca alla Juventus. Ok, tu mi dirai, ma Chiesa così è sacrificato. Sì, però preferisci Chiesa lì davanti che magari può agire sulle sponde di Scamacca, o farlo giocare esterno destro in un modulo assurdo come ha giocato contro l'Albania, che era sempre la sacrificata a destra, che o gli arrivava una palla assurda e poteva puntare l'uomo, andare al centro, oppure col cavolo, perché in teoria all'inizio giocava a sinistra, dove è passato a destra. Non ho capito. Giocando a seconda punta può svariare ancora di più, ma restando comunque all'interno del gioco. E secondo me potrebbe essere molto più, tra virgolette, incisivo. Poi Spalletti farà il suo, ripeto, molto probabilmente non giocherà manco Chiesa, giocherà Raspadori, deciderà questa partita Raspadori, e io esulterò al gol di Raspadori. Però se mi fai giocare Raspadori, infartino, ma va bene. Quindi io direi di giocare così, dopo ovvio che Spalletti farà un'altra cosa, e tu mi dirai, ma perché giochi 3-5-2 non 4-3-3 come ha fatto l'ultima volta, o 4-2-3-1, ecco, per dirti? Perché secondo me coi due esterni alti, cioè diciamo la tutta fascia, uno come Di Marco, che sicuramente mi farà un'altra cazzata come ha fatto contro l'Albania, che se non gli spezzo le gambe, e un Bellanova che la destra vola in malo modo. Uno, ripeto, contrasta Yamal, che sicuramente non è una brutta cosa. Dall'altra può mettere pericolo appunto alla difesa, e avendo due esterni in più e appunto i tre centrocampisti c'hai un vantaggio a livello di centrocampo, che già la Spagna comunque è buona. Se tu riesci a contrastarla in questa maniera magari potrebbe essere buono, e in più con i due cross dalle fasce magari un Scamacca o fa la sponda appunto per un inserimento di un Frattesi, che sappiamo quello che sa fare all'Inter, che l'ha fatto, oppure proprio dello stesso Chiesa, potrebbe essere decisivo, o proprio anche lui di testa direttamente, perché sappiamo che Scamacca comunque è 1,90 m, però un quasi 90 kg. Se non mi vinci e non mi fai un gol di testa oggi, io giuro che preferivo Moise Kean, e ho detto tutto. Quindi io spero, primo, di vincere, perché se vinci oggi, so che tu mi dirai, ma grazie al cazzo Pingu, cioè è normale che vuoi vincere contro la Spagna, non è che vuoi perdere, ovvio. Però ecco, un po' di ansia ce l'ho. Io non mi stupirei, ripeto, che o finisce 4-0 veramente per la Spagna o finisce 2-0 per noi, perché per me X non finisce, e ve lo dico adesso. Io firmerei subito per un X, perché un punto va benissimo, dopo me la vado a giocare con la Croazia, che è veramente messa di mollo modo, e posso giocarmela con 2 risultati su 3, ma questo è un altro conto. Dall'altra parte, se tu vinci, appunto, sei già matematicamente qualificato e metti nei casini la Spagna, che resta 3 punti allo sconto diretto contro l'Albania, che se vince passa, perché andrebbe a 4, e poi la Croazia, se batte noi, passerebbe anche lei, perché sarebbe a 3 e potrebbe, tra virgolette, essere ripescata. Scusatemi, 4, perché ha pareggiato, scusatemi, quindi diventerebbe anche lei a 4 e potrebbe essere ripescata appunto, e la Spagna verrebbe direttamente eliminata. E diciamo che non sarebbe male eliminare la Spagna, no? Fuori dalle scatole, via. Anche perché tecnicamente, passando da primi, rischieresti di evitare di prendere magari qualche testa di serie che potrebbe essere un problema. Perché se tu mi prendi magari una Francia, un'Inghilterra, una Germania subito agli ottavi, un po' di ansietta mi viene. Anche se abbiamo visto che l'altro anno, passando da primi, siamo andati su una fascia, sul girone un po' più complicato, perché comunque c'era bella squadra, e di là, belle squadre. Perché potevi beccarti la Francia, che grazie a Dio è uscita dalla Svizzera, potevi prenderti il Portogallo, che grazie a Dio ha perso con il Belgio, potevi prenderti comunque la Croazia, che in quel momento era il top. Ok, hai preso la Spagna, però comunque potevi prenderla. Ecco, d'altra parte potevi prendere al massimo, ok, l'Inghilterra, che comunque è una bella squadra, potevi prenderti la Germania, che era abbastanza in difficoltà, e l'abbiamo visto, e di big mi pare che c'era ancora l'Olanda. Non mi pare che c'erano altre big da quel lato. Ho un vuoto completo adesso del tabellone dello scorso europeo, però diciamo siamo andati comunque dalla parte difficile del tabellone, passando da primi, quindi magari quest'anno potremmo avere un po' di più fortuna. Il problema è sempre dover battere la Spagna. Non lo so. Io ripeto, chiedo scusa per il pianoforte in sottofondo, ma sono i vicini che fanno bordello giustamente quando registro.
Però, ripeto, se uno mi dice firmeresti per un pareggio, lo firmerei anche con il sangue in questo momento. Ovvio che 3 punti, ripeto, vorrebbe dire, primo, qualificazione certa, secondo, metteresti nei casini la Spagna, che comunque dovrebbe vincere contro l'Albania, e abbiamo visto che l'Albania è una squadra veramente rognosa, che non molla per nessun motivo al mondo, soprattutto se va in vantaggio. Ecco, se va in svantaggio magari la Spagna può dargli veramente 5 gol, però se va in vantaggio l'Albania, come ha fatto con noi, e ha rotto le scatole, come ha fatto la Croazia, ha rotto le scatole, magari può romperle anche all'Albania, ma quello sarà un altro conto, faremo un contenuto eventualmente a parte. Per dirvi, per oggi, io ripeto, per me vincerà malamente la Spagna, però io voglio essere fiducioso e spero che appunto lo Scamacca nazionale, quello che è stato con l'Atalanta, torni. Cazzo, mi hai fatto doppietta al Liverpool, mi hai quasi fatto tripletta, non riesci a segnare alla Spagna? No, giusto per dirti, perché non mi hai segnato l'Albania, quindi dettagli. E Chiesa soprattutto si deve svegliare come ha fatto nella scorsa partita, potrebbe essere veramente decisivo. Occhio che questa partita come minimo la decide il giocatore più esotico che abbiamo in nazionale, e quindi in rosa, occhio, perché non mi stupirei di un gol esotico. Quindi occhio, come direi una prediction, se succede, mamma mia, ma fatemi voi sapere nei commenti. Uno, come siete messi a livello di fiducia di come potrebbe andare questa partita, e secondo, come giochereste voi come formazione, se magari giochereste con il 3-5-2 appunto come ho detto io, oppure giochiamo con un 4-3-3, con un 4-2-3-1, con un 5-5-5 perché da Spalletti diventa Ronzo Canà, oppure veramente tutti dietro e speriamo in un pareggio e che finisca presto. Non lo so, ma come direi io appunto, se succede che dovessimo vincere, non perdetevi la reaction, perché appunto se succede, mamma mia, ciao, dai Italia, crediamoci, io ho un'ansia. Dai, crediamo in Spalletti e non solo.